Benvenuto in Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Alfonso Signorini. Cupido nella casa del grande fratello, Valentina, Letizia e Anita fanno il punto sul gossip mentre i coinquilini si dilettano nel gioco degli animali. Valentina, Letizia e Anita si rintanano nella sauna per fare un po' di gossip. La conversazione inizia con una domanda di Anita: quante coppie si formeranno? Letizia si dice titubante: alla fine qui siamo tutti fidanzati. In effetti, la maggior parte dei coinquilini ha una relazione al di fuori della casa. Valentina è fidanzata con un ragazzo di nome Lorenzo, Letizia è fidanzata con un ragazzo di nome Alessandro e Anita ha un ex, Edoardo, con cui ha ancora un sospeso. Per le tre concorrenti, la più papabile ad avere un flirt in casa può essere soltanto Heidi. La concorrente è single e, a quanto pare, è molto attratta da Alex Schwarzer. Letizia, a tal proposito, stila un elenco di tutte le persone della casa, cercando di capire chi è ancora single. Alla fine, io e te siamo fidanzate, riferendosi ad Anita. La concorrente non ha mai chiarito la sua situazione sentimentale, con il suo ex, Edoardo, c'è ancora un sospeso. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri video? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Tuttavia, confessa alle sue coinquiline di non riuscire più a lasciarsi andare come quando era ragazzina. Dovrebbe arrivare qualcuno che la colpisca profondamente e anche in quel caso preferirebbe procedere con estrema lentezza. Valentina attende ingressi futuri, ma nel frattempo le tre ragazze hanno un obiettivo: dobbiamo trovare qualcuno per Giselda. La concorrente, infatti, è single da molto tempo e, a quanto pare, è molto interessata a trovare l'amore. Valentina, Letizia e Anita sono convinte che Giselda meriti di trovare qualcuno che la ami e la faccia stare bene. Le tre ragazze iniziano a fare brainstorming per trovare il partner perfetto per Giselda. Valentina propone Alex Schwarzer, ma Letizia è contraria. Alex è troppo bello e Giselda si sentirebbe insicura. Anita propone Giuseppe Garibaldi, ma Valentina è ancora contraria. Giuseppe è troppo timido e Giselda si annoierebbe. Le tre ragazze sono indecise, ma non si arrendono. Sono convinte che, prima o poi, troveranno il partner perfetto per Giselda. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premi chat per farti sentire parte della community. La conversazione tra Valentina, Letizia e Anita continua e le tre ragazze si raccontano tutti i segreti della casa. Letizia rivela che Paolo Masella è molto geloso di Vittorio Menozzi, mentre Valentina confessa che Angelica Baraldi ha una cotta per Lorenzo Remotti. Anita, invece, racconta che Alex Schwarzer ha dei dubbi sulla sua relazione con Heidi. Il maratoneta, infatti, teme di non essere pronto per una relazione seria. Le tre ragazze si divertono a chiacchierare e a fare pettegolezzi. Il gossip è un modo per rompere la monotonia della vita nella casa e per conoscere meglio gli altri coinquilini. Chissà se Cupido farà colpo sui concorrenti del grande fratello. Le tre ragazze sono convinte che, prima o poi, ci saranno delle coppie che si formeranno. Tuttavia, Valentina, Letizia e Anita sono anche realiste. Sanno che non è facile trovare l'amore in un reality show, dove i concorrenti sono costantemente sotto pressione. In ogni caso, le tre ragazze sono pronte a scommettere che, prima o poi, ci sarà un lieto fine per qualcuno dei loro coinquilini. E tu cosa pensi? Scrivilo nei commenti. Ciao, a domani. Chiacchiere in TV.
Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Alfonso Signorini. Grande Fratello 2023. Alex Schwarzer e Anita Olivieri, un amore nato in casa? Alex Schwarzer e Anita Olivieri sono due dei concorrenti più amati del Grande Fratello 2023. Il maratoneta e la modella sono sempre più vicini e, secondo i rumors, tra loro potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. I due hanno iniziato a flirtare fin dai primi giorni di permanenza nella casa e, nelle ultime settimane, si sono scambiati diversi baci e abbracci. In particolare, un momento che ha fatto molto discutere è stato quello in cui Alex ha regalato ad Anita un anello. Al momento, i due non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, ma i segnali sembrano essere piuttosto chiari. Sarà amore vero? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri video? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Paolo Masella e Vittorio Menozzi, una rivalità che si trasforma in amore? Paolo Masella e Vittorio Menozzi sono due dei concorrenti più discussi del Grande Fratello 2023. I due hanno avuto diversi scontri, ma nelle ultime settimane sembrano aver iniziato a riavvicinarsi. In particolare, Paolo ha iniziato a prendere le difese di Vittorio, che è stato criticato da alcuni altri concorrenti. Questo gesto ha fatto molto piacere a Vittorio, che ha iniziato a guardare Paolo con occhi diversi. Al momento, tra i due non c'è ancora nulla di ufficiale, ma non è escluso che una rivalità possa trasformarsi in amore. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premi chat per farti sentire parte della community. Oltre alle due coppie di cui sopra, ci sono altri gossip che stanno animando la casa del Grande Fratello 2023. Beccatevi anche Elenoir che non è nella casa. 1. Grecia Colmenares è invaghita di due uomini Mediaset. La modella e attrice venezuelana ha confessato di essere attratta da due uomini che lavorano a Mediaset. Si tratta di un uomo alto e con i capelli grigi e di un altro più giovane. 2. Elenoir Ferruzzi ha perso 70.000 euro dopo il Grande Fratello VIP. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha confessato di aver perso oltre 70.000 euro dopo la sua partecipazione al reality show. La causa sarebbero stati alcuni lavori che non si sono concretizzati. Cosa ci riserva il futuro? Il Grande Fratello 2023 è appena iniziato e, come sempre, il gossip non manca. Sarà interessante vedere come si evolveranno le storie d'amore e le rivalità tra i concorrenti. Ciao, a presto. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Carlo Conti. La decisione di Mediaset di affidare la conduzione di Pomeriggio 5 a Mirta Merlino ha suscitato un'ondata di polemiche tra i telespettatori. Molti hanno espresso il proprio disappunto sui social network, sostenendo che la giornalista non sia idonea a un programma di intrattenimento come quello in questione. I motivi del dissenso: i critici di Mirta Merlino sottolineano che la sua carriera è stata caratterizzata da una forte impronta giornalistica, che non si addice al format di Pomeriggio 5. Il programma, infatti, è noto per il suo taglio leggero e scanzonato, che si basa su un mix di informazione, gossip e intrattenimento. Inoltre, molti telespettatori ritengono che Mirta Merlino non abbia la capacità di tenere testa a Barbara D'Urso, che per 15 anni ha condotto con successo il programma.
La D'Urso, infatti, è una vera e propria icona del piccolo schermo, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia e la sua spontaneità. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri video? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Il ritorno di Barbara D'Urso. In seguito alle polemiche, Mediaset ha deciso di sondare il terreno per un possibile ritorno di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice, che attualmente si è trasferita in Inghilterra, ha dichiarato di essere disponibile a tornare al timone del programma. Se il pubblico mi vuole, io ci sono, ha detto la D'Urso in un'intervista. Pomeriggio 5 è un programma che ho amato e che ho portato al successo. Sarebbe bello tornare a condurlo. Al momento, non è chiaro se Mediaset deciderà di riportare Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. L'azienda, infatti, potrebbe decidere di dare a Mirta Merlino una seconda possibilità. Tuttavia, le polemiche di questi giorni hanno dimostrato che il pubblico è ancora molto legato a Barbara D'Urso. Se Mediaset decidesse di affidarle nuovamente la conduzione del programma, sarebbe un segnale chiaro che la rete è disposta a soddisfare le richieste dei telespettatori. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. La decisione di Mediaset di sostituire Barbara D'Urso con Mirta Merlino ha scatenato un'ondata di polemiche tra i telespettatori. Molti ritengono che la giornalista non sia idonea a un programma di intrattenimento come Pomeriggio 5. In seguito alle polemiche, Mediaset ha deciso di sondare il terreno per un possibile ritorno di Barbara D'Urso al timone del programma. La conduttrice ha dichiarato di essere disponibile a tornare. Al momento, non è chiaro se Mediaset deciderà di riportare Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Tuttavia, le polemiche di questi giorni hanno dimostrato che il pubblico è ancora molto legato alla D'Urso. Se Mediaset decidesse di affidarle nuovamente la conduzione del programma, sarebbe un segnale chiaro che la rete è disposta a soddisfare le richieste dei telespettatori. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Alfonso Signorini. La puntata di stasera del Grande Fratello 2023 sarà ricca di colpi di scena e polemiche. Al centro dell'attenzione ci saranno le coppie che si stanno formando all'interno della casa, ma anche i litigi e le tensioni che stanno spaccando il gruppo di concorrenti. Il triangolo amoroso. La notizia più scottante è l'instaurarsi di un triangolo amoroso tra Massimiliano Varrese, Heidi e Claudio. Varrese, attore di Grandi Domani, è attratto da Heidi, imprenditrice di origini albanesi. Claudio, ex spacciatore di origine romagnola, è invece interessato a Heidi. La ragazza, però, ha dichiarato di non essere attratta da Claudio perché non le piace chi cura troppo il corpo. La crisi di Beatrice. Beatrice Luzzi, la concorrente più discussa di questa edizione, sarà al centro di una nuova polemica. La ragazza, infatti, è stata accusata da alcuni concorrenti di essere falsa e manipolatrice. Beatrice, in preda alla rabbia, ha minacciato di lasciare il gioco. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri video? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere.
Oltre al triangolo amoroso e alla crisi di Beatrice, la puntata di stasera del Grande Fratello 2023 vedrà anche 1. Il confronto tra Vittorio e Anita, la coppia che sta riscuotendo più successo sui social. 2. I litigi tra Ciro Petrone e Claudio, che non si sopportano. 3. Il momento di sconforto di Valentina, che sta lavorando su se stessa per non dipendere più dal giudizio degli altri. Le strategie dei concorrenti. I concorrenti del Grande Fratello 2023 sono già al lavoro per mettere in atto le loro strategie. Massimiliano Varrese, ad esempio, sta cercando di conquistare Heidi per aumentare la sua popolarità. Claudio, invece, sta cercando di attirare l'attenzione di Valentina per farsi perdonare per il suo interesse per Heidi. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. La puntata di stasera si preannuncia ricca di colpi di scena e polemiche. Non resta che aspettare per scoprire cosa succederà. Analisi. La puntata di stasera del Grande Fratello 2023 sarà sicuramente uno dei momenti più importanti di questa edizione. Il triangolo amoroso tra Massimiliano Varrese, Heidi e Claudio è destinato a creare grandi polemiche e a dividere il pubblico. La crisi di Beatrice, invece, potrebbe portare alla sua eliminazione dal gioco. Le strategie dei concorrenti sono già al lavoro e si preannuncia una lotta all'ultimo sangue per conquistare il pubblico e vincere il reality show. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Uomini e donne, Tina Cipollari ed Elio Servo tornano a litigare. I due, che hanno avuto diversi scontri nella scorsa stagione, hanno avuto un nuovo confronto durante la puntata di oggi, lunedì 18 settembre. Elio Servo, che ha recentemente iniziato un percorso di conoscenza con Gemma Galgani, ha tentato di avvicinarsi a Tina Cipollari per fare pace e lasciarsi alle spalle le polemiche. Tuttavia, l'opinionista ha respinto il suo gesto, accusandolo di essere falso. Volevo mettere un punto, per me è finita quella cosa lì, ha detto Elio. Da persona per bene mi sono avvicinato per parlare, ho detto, vuoi ballare? E abbiamo sono grande e intelligente, capisco quando un gesto parte dal cuore o quando si tratta di un gesto a favore delle telecamere. Perché anche questa volta vuoi far credere che io sia maleducata? Uno che vuole salutarmi mi avrebbe salutato anche nelle scorse puntate. Io stavo al mio posto, stavo parlando con Silvio. Sei passato con quella faccia da non vado oltre. Voleva salutarmi. Io gli ho risposto no grazie. Ora devo passare io per la cafona, maleducata, che non accetta le scuse. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Mi hanno insegnato che il saluto non si nega a nessuno, ha continuato Elio. Prima che intervenisse Gianni Sperti, lei è stata minacciata, ci ricordiamo cosa diventi quando ti arrabbi. Sembri costruito, sembra finto l'approccio. Tu sai questo ma anche quello. Durante il litigio, è intervenuta Maria De Filippi per cercare di placare gli animi. Così è spuntato fuori un retroscena che nessuno conosceva. Elio Servo ha confessato di non aver querelato Tina Cipollari perché gliel'ha chiesto la conduttrice. Non ho fatto più la querela per Maria De Filippi. Lei me lo ha chiesto, ha spiegato il cavaliere. Sono stato offeso, non ho mai permesso a nessuno di offendermi così, tu sei una cafona. La lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo ha lasciato il segno, e non è chiaro se i due riusciranno a trovare un punto di incontro. Tuttavia,
È evidente che il loro rapporto è ancora molto conflittuale. Il litigio tra Tina Cipollari ed Elio Servo è un episodio che conferma la natura controversa del programma Uomini e Donne. Da un lato, la lite dimostra che il programma è ancora in grado di generare interesse e coinvolgimento nel pubblico. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiccia per farti sentire parte della community. Dall'altro lato, la lite è anche un segno del fatto che il programma spesso si basa su dinamiche conflittuali e scontrose. Nel caso specifico, la lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo è nata da una serie di fattori, tra cui 1. I precedenti scontri tra i due. Tina Cipollari ed Elio Servo hanno avuto diversi scontri nella scorsa stagione, e questi scontri hanno contribuito a creare un clima di tensione tra i due. 2. L'approccio di Elio Servo. L'approccio di Elio Servo a Tina Cipollari è stato percepito come falso e costruito. Tina Cipollari ha accusato Elio Servo di voler fare bella figura davanti alle telecamere. 3. La reazione di Tina Cipollari è stata interpretata come arrogante e provocatoria. Elio Servo si è sentito offeso dalle parole di Tina Cipollari e ha deciso di querelarla. La lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo è un episodio che probabilmente continuerà a far discutere per diverse settimane. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Alfonso Signorini. Lunedì 18 settembre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello 2023, che ha regalato agli spettatori un mix di sorprese, emozioni e nomination. Il primo momento clou della serata è stato la sorpresa per Alex Schweizer. Il marciatore, che nella casa continua ad allenarsi nella speranza di poter partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha ricevuto la visita della moglie Catherine Freund, che lo ha abbracciato e sostenuto in un momento difficile della sua vita. Prima di vivere le emozioni del campione olimpico, Alfonso Signorini ha chiamato a confronto Beatrice Luzzi e Rosy Chin, protagoniste negli ultimi giorni di alcuni dissapori. Le due GF ne hanno chiarito le loro divergenze e si sono scusate a vicenda, dimostrando di voler andare avanti con il rapporto. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri video? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Poco dopo i riflettori si sono spostati su Fiordaliso, che ha raccontato la sua storia e il rapporto con i genitori. La cantante ha rivivendo gli ultimi momenti trascorsi con loro e ha promesso di vivere il reality con leggerezza e divertimento, nella speranza di assaporare quell'adolescenza che non ha mai avuto. La terza puntata del Grande Fratello ha poi approfondito le riflessioni di Angelica Baraldi sul burrascoso rapporto con il padre. La ragazza ha raccontato di come la separazione dei genitori abbia influito sulla sua vita e ha espresso il desiderio di fargli vedere chi è veramente. Si è poi passati ai verdetti della serata. Il pubblico ha deciso di mandare Grecia Colmenares a rischio eliminazione, salvando gli altri concorrenti finiti in nomination durante la scorsa puntata. Gli inquilini sono stati poi chiamati a nuove nomination e i più votati sono stati Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Lorenzo Remotti e Vittorio Menozzi. Il meno votato dal pubblico dovrà misurarsi proprio con Grecia.
Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premio chat per farti sentire parte della community. La terza puntata del Grande Fratello ha confermato le dinamiche di gioco che si sono delineate nelle prime settimane. Alex Schweizer continua ad essere il protagonista indiscusso della casa, mentre Beatrice Luzzi e Rosy Chin sembrano aver superato i loro dissapori. Fiordaliso e Angelica Baraldi, invece, stanno iniziando a farsi conoscere dal pubblico e a conquistare la simpatia degli altri GFini. Ecco i risultati delle nomination di puntata. 1. Beatrice Luzzi, 7 voti. 2. Arnold Cardaropoli, 5 voti. 3. Lorenzo Remotti, 4 voti. 4. Vittorio Menozzi, 3 voti. Il meno votato dal pubblico dovrà misurarsi con Grecia Colmenares, che è stata mandata a rischio eliminazione dal pubblico. La prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 25 settembre, decreterà chi dovrà lasciare la casa. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Alfonso Signorini. Il GF VIP è uno dei reality show più popolari in Italia, e come ogni reality show che si rispetti, non è esente da polemiche e scandali. Una delle polemiche più recenti è stata quella sull'uso di droghe leggere da parte di alcuni concorrenti. La vicenda ha avuto inizio nel 2023, quando alcuni concorrenti del GF VIP 6 sono stati accusati di aver fatto uso di marijuana nella casa. Le accuse sono state fatte da alcuni ex concorrenti del reality, che hanno rivelato di aver visto i loro colleghi fumare marijuana. Le accuse sono state confermate anche da alcuni paparazzi, che hanno immortalato alcuni concorrenti mentre fumavano marijuana all'interno della casa. La produzione del GF VIP ha inizialmente negato le accuse, ma successivamente ha ammesso che alcuni concorrenti avevano fatto uso di marijuana all'interno della casa. La produzione ha però precisato che non si trattava di un uso di droga in senso stretto, ma di un uso occasionale e non dannoso. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. La vicenda ha suscitato un forte dibattito pubblico, con molti che hanno criticato il comportamento dei concorrenti e la produzione del reality show. Alcuni hanno anche chiesto la squalifica dei concorrenti coinvolti. La produzione del GF VIP ha deciso di non squalificare i concorrenti coinvolti, ma di sanzionarli con un provvedimento disciplinare. I concorrenti sono stati infatti costretti a svolgere dei lavori socialmente utili all'interno della casa. La vicenda ha comunque segnato un punto di svolta per il GF VIP, che ha visto aumentare le critiche nei confronti del reality show. La polemica sull'uso di droghe leggere da parte dei concorrenti del GF VIP ha sollevato diversi interrogativi. Innanzitutto, è stato messo in discussione il ruolo del GF VIP come reality show. Il reality show è infatti un programma che si propone di raccontare la vita reale dei concorrenti, ma l'uso di droghe leggere è un comportamento che non è considerato accettabile dalla maggior parte della società. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premio chat per farti sentire parte della community. In secondo luogo, la vicenda ha sollevato dubbi sulla capacità del Grande Fratello VIP di controllare il comportamento dei concorrenti. La produzione del reality show ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'uso di droghe leggere, ma le accuse di alcuni ex concorrenti e dei paparazzi hanno messo in discussione questa affermazione. Infine, la vicenda ha sollevato dubbi sulla responsabilità dei concorrenti.
I concorrenti del Grande Fratello VIP sono persone adulte e responsabili, e devono essere in grado di valutare le conseguenze delle proprie azioni. La polemica sull'uso di droghe leggere da parte dei concorrenti del Grande Fratello VIP è stata una vicenda complessa e controversa. La vicenda ha sollevato diversi interrogativi sul ruolo del Grande Fratello VIP come reality show, sulla capacità della produzione di controllare il comportamento dei concorrenti e sulla responsabilità dei concorrenti stessi. Sei d'accordo nell'uso delle droghe? Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. La seconda puntata del Grande Fratello 2023, condotta da Alfonso Signorini, è andata in onda su Canale 5 venerdì 15 settembre. La puntata è iniziata con l'ingresso di 6 nuovi concorrenti: Fiordaliso, Arnold Cardaropoli, Valentina Modini, Ciro Petrone, Heidi Baci e Claudio Roma. Fiordaliso, cantante italiana di fama internazionale, ha raccontato di essere entrata nella casa per sfidarsi e per dimostrare di essere ancora una donna forte e determinata. Arnold Cardaropoli, creator digitale di origini ghanesi, ha parlato della sua passione per la moda e della sua voglia di conoscere nuove persone. Valentina Modini, influencer e imprenditrice, ha detto di essere una persona solare e positiva, sempre pronta a divertirsi. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Ciro Petrone, attore noto per il suo ruolo nella serie televisiva Gomorra, ha svelato di essere un uomo timido e riservato. Heidi Baci, imprenditrice nel mondo nautico, ha raccontato di essere una donna indipendente e determinata. Claudio Roma, imprenditore del wellness, ha detto di essere un uomo romantico e passionale. Durante la puntata, Paolo Massella ha vissuto un momento di forte emozione quando ha parlato di sua madre, alla quale è talmente legato da affermare di cercare una donna che le assomigli caratterialmente. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premio chat per farti sentire parte della community. Alfonso Signorini ha anche annunciato l'ingresso nelle prossime puntate di un altro concorrente d'eccezione, Giampiero Mughini. Al termine della puntata, l'esito delle nomination ha sancito che Rosy Chin, Giselda Torresan, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi si sfideranno al televoto e il meno votato sarà a rischio eliminazione. La seconda puntata del Grande Fratello 2023 ha regalato ai telespettatori nuovi colpi di scena e sorprese. L'ingresso di 6 nuovi concorrenti ha arricchito il cast e ha contribuito a creare nuove dinamiche tra i concorrenti. L'appuntamento è per la prossima puntata, in onda lunedì 18 settembre. Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento e per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina e torna a trovarci presto.
Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.